A poco più di 20 anni Edward Lear è già un famoso illustratore naturalista. Ha pubblicato una fondamentale opera sui pappagalli. Quando inizia a viaggiare per il mondo, l'Italia in primo luogo. Ma il libro che gli assicurerà enorme fama lo ha già scritto e pubblicato nel 1846 ed è un libro pensato per far divertire i bambini. Il 16 ottobre 1847 Edward Lear scrive da Roma al suo amico Chichester Fortescue. Prima di tutto sono andato il 3 maggio a Palermo e l'11 Roby per Segesta. A parte un giro da Trapani e Massala e una deviazione a Modica, Noto e Spaccaforno, un giro siciliano era come quello di tutta la moltitudine. È avvenuta con un cagnolino che mi ha morso il polpaccio della gamba in modo molto spiacevole mentre camminavo ignaro in un vigneto. Gli schizzi umoristici che Lear regala a Provi e i dipinti ad acquerello ci permettono di conoscere il suo itinerario siciliano. La Sicilia per Lear è un ponte tra Europa e Africa e da Sciacca, con la sua immaginazione, può scorgere il Maghreb ed assistere al combattimento tra il maresciallo Bugeaud ed il ribelle Abd el-Qadir, il leader politico della resistenza armata contro l'invasione francese in Algeria. Si ferma quasi 2 settimane ad Agrigento per ritrarre i templi da più prospettive, ma nei suoi schizzi immortala solo gli insetti, di varie forme e dimensioni, che lo tormentarono. Lasciata Agrigento il 5 giugno è a Terranova, l'attuale Gela, il 7 e l'8 giugno a Modica, ma l'incontro più sorprendente è presso Spaccaforno, a Cava d'Ispica. Alle grotte di Ipsica abbiamo fatto conoscenza con una famiglia di trogloditi originali. Sono creature molto buone, per lo più sedute sui loro prosciutti e che si nutrono di lattuga e miele. Ho proposto di portare via un piccolo troglodita, ma Proby si è opposto. Giunge a Siracusa dove già era rimasto incantato dalle latomie, come scrive alla sorella Anna. Abbiamo disegnato nelle grotte e nei giardini ed eravamo molto felici. Non c'è niente al mondo come un giardino di Siracusa. Le vaste cave da cui è stata scavata questa enorme città sono ora utilizzate come giardini e sono davvero come il paradiso. Dirigendosi verso Catania, si ferma a Pantalica, da lui chiamata Ibla, e il centro di Sortino, già noto per la produzione del miele. Il 16 giugno arriva in vista di Catania, ritratta in questa pittura ad olio conservata al Metropolitan Museum di New York. Da un punto di vista molto simile in acquerello e penna in bianco, quasi fosse una città araba. Poi più da vicino, e con le cupole in evidenza della cattedrale e della badia di Sant'Agata, un altro acquerello dipinto dalla Villa Scabrosa del Principe di Biscari. E il 19 giugno, sulle orme di Brydon, Proby e Lear affrontano l'ascensione fino al cratere. Non avrei mai pensato di provare così tanto caldo e freddo contemporaneamente. Ha forse ripensato al vecchio bugiardo di Gretna che ruzzolò nel cratere dell'Etna? A chi gli chiedeva è caldo, rispose no, affatto. Da Ormina la Magnifica ci siamo fermati per 4 o 5 giorni e poi da Messina siamo tornati da quella abominevole costa settentrionale. Giunge a Messina intorno al 1 luglio con l'intento di proseguire per la Calabria, ma la situazione è esplosiva. Si prepara il 48, si dirige a Palermo per la abominevole costa settentrionale, come scrive a Fortescue. In Calabria e Basilicata arriverà da nord, il 30 luglio. In Sicilia tornerà molti anni dopo, malato e disilluso. Ma i disegni e gli acquerelli del 47 lo ispireranno per incisioni e dipinti a olio per tutta la vita.